Ciao a tutti cari amici, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Con il video di oggi andremo a vedere quali sono le energie disponibili per il lavoro per il mese di maggio e iniziamo subito con il segno del Toro. Andiamo a vedere che movimenti energetici ci saranno. Io ragazzi, come ricordo sempre, le letture sono collettive, sono fatte per un gruppo, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se non dovesse risuonare proprio nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. Sotto poi, nella descrizione del video, trovate il link ad un video che spiega come unire il significato di più oroscopi. Trovate altri link a video che potrebbero essere interessanti e trovate anche la mia email nel caso vogliate contattarmi. Ragazzi, iniziamo con un 3 di coppe, un 6 di coppe, la carta dell'appeso, vediamo che altra carta vi danno, e un 7 di coppe al contrario. Allora, devo dire che con il 3 di coppe a inizio mese si parla di un festeggiamento, di qualche cosa per cui c'è da celebrare. Probabilmente molte persone sono in questa prima fase di maggio. Nel momento della raccolta, direi che è come se iniziaste a raccogliere i frutti del vostro lavoro. C'è un 6 di coppe anche, che è una carta che può parlare di un sogno o può parlare anche di qualche cosa che riguarda l'infanzia. Adesso poi lo andiamo a vedere meglio con i mini tarocchi. La carta dell'appeso invece ci dice che probabilmente ci sarà una fase di riflessione, una fase di stop, se vogliamo, di rallentamento verso fine mese, o come la sensazione, poi vedendo anche questo 7 di coppe, che dovrete iniziare a vedere le cose da un altro punto di vista, dovrete iniziare a vedere che cosa si può espandere a livello lavorativo e che cose invece potrebbero essere semplicemente delle illusioni. Andiamo a vedere carta per carta, andiamo a vedere la carta del 3 di coppe, 5 di denari, 5 di denari, 9 di spade e la carta della torre. Probabilmente qualcuno qui sta festeggiando per qualche rottura, qualche cambio. Quando c'è la carta della torre si parla sempre di una caduta dell'ego, ma considerato che abbiamo anche un 5 di pentacoli, ragazzi, ho come la sensazione che perderete qualche cosa, ma che per voi non sarà un danno, anzi, ci sarà da festeggiare. Ho come l'idea che riuscirete, per qualcuno, a maggio si riusciranno a chiudere i debiti, a terminare i debiti, insomma. Probabilmente è per quello che festeggiate, come se vi lasciaste indietro questo peso del 5 di denari. Come quando c'è la torre, normalmente è un momento di reset, è un momento dove c'è la possibilità di cambiare vibrazioni proprio. Vi confesso che quando c'è la carta della torre non è mai un passaggio indolore, nel senso che sicuramente il crollo dell'ego, il crollo del proprio personaggio egoico, diciamo, fa sempre male. Andiamo a vedere questo 6 di coppe. Abbiamo il sole e un 10 di spade. Allora, qui ragazzi ci potrebbe anche essere una questione legata agli amici, nel senso che se avete una ditta, una società o qualche cosa con qualche amico, ho come la sensazione che qualche cosa giungerà a compimento, perché abbiamo un 10 di spade, qui avete 9 e qui 10 di spade, che è la fine della sofferenza tecnicamente il 10 di spade, e avendo anche la carta del sole, che è una carta che parla di prosperità, di abbondanza,
è la chiusura di un vecchio ciclo, secondo me. E può essere un ciclo che va avanti da tempo. Però comunque avete la carta del sole, quindi è una carta che vi porta chiarezza mentale. Andiamo a vedere la carta dell'appeso. 2 di spade e 5 di coppe. Io qui ho come la sensazione con questo 5 di coppe che si faccia riferimento a questa zona della lettura. Probabilmente sarete portati a lasciare indietro o qualcuno o qualcosa, per cui diciamo il passaggio non sarà indolore come vi dicevo prima, ma questo tagliare, questo lasciarsi indietro la roba vecchia vi porterà verso nuove possibilità di espansione. Il fatto che ci sia la carta dell'appeso spiegata da queste due carte mi dà la sensazione che non siate del tutto convinti di quello che avete fatto inizio maggio. Ci sarà un momento di riflessione. Mm? Adesso andiamo a vedere un attimo questo 7 di coppe, 4 di pentacoli e diavolo. Datemi un'altra carta per questo diavolo. 8 di coppe. Ragazzi, allora il diavolo è l'ego, la torre è il crollo dell'ego. Quindi tenete presente che qui ce l'avete al contrario, il diavolo. Quindi è come se qualcuno qui si staccasse a fine maggio da qualche idea, da qualche aspettativa, da qualche sogno. È come se ci fosse una sorta di restyling in quello che è la vostra idea di percorso lavorativo. Tenete presente che avete un 4 di pentacoli, quindi qui bisogna, diciamo, essere molto oculati con le spese o addirittura è un po' come se vi consigliassero di aprire un piano di risparmio. Però avete anche un 8 di coppe, quindi qui c'è la necessità di allontanarsi da un certo tipo di situazione o emozione, se vogliamo, perché avete bisogno di capire quale di queste 7 coppe realmente è un'opportunità. Tenete presente che quando 7 di coppe è al contrario e avendo anche il diavolo, molte potrebbero essere illusioni o proiezioni, ma sento che con questa carta dell'appeso avrete proprio la possibilità di ehm, appunto di analizzare tutto quello che vi condiziona o che vi ha condizionato e riuscirete a lasciarvelo indietro con questo 8 di coppe. Mm? Allora, a livello monetario devo dire che le carte vi consigliano di fare attenzione appunto alle spese che andrete a fare, di salvaguardare e proteggere i vostri movimenti finanziari fondamentalmente. Qui, come vi ho detto all'inizio, per qualcuno ci potrebbe essere il saldo di vecchi debiti o se non fosse così, potrebbe essere che per fare, mi verrebbe da dire una festa, perché il 3 di coppe è una carta di festeggiamenti. Però ho come la sensazione che qualcuno qui tenderà a inizio mese a investire più di quello che è necessario, perché il 5 di pentacoli, ragazzi, parla anche di perdite economiche. Ok, io non credo che la perdita l'abbiate adesso, perché il 5 di denari è per spiegare il 3 di coppe. Penso che sia stata più una sorta di crisi finanziaria o monetaria che abbiate passato, dalla quale magari stiate arrivando. Però è anche vero che con questo 9 di spade vi state dimenticando del problema. Cioè avete ancora, diciamo, forse presente la paura, però in realtà il problema in sé non c'è più. E quindi poi verso maggio, tolti questi debiti, tolto ehm, questo 5 di pentacoli, si va verso una nuova chiarezza mentale, si va verso la prosperità e si chiude un vecchio ciclo. Da lì in avanti c'è la possibilità veramente di dire, ok, adesso da che parte vado? Qual è la cosa migliore per me? Che cosa, quali sono ancora diciamo, gli assi nella manica che ho?
Se fosse senza lavoro, ragazzi, allora, o no, io maggio, sinceramente, ragazzi, non vedo eventuali inizi o ehm, promozioni o cose di questo genere. È più una fase di pensare, ok, ho lasciato indietro quella cosa lì, adesso come vado avanti, cosa faccio, quali sono appunto gli assi nella manica, quali sono le cose che io posso utilizzare ehm, per migliorare la mia situazione lavorativa o finanziaria. Se fosse questo tre di coppe un gruppo di colleghi, direi che potrebbe esserci una persona, mm, non che, non che stia tentando di boicottarvi, ma che per la sua negatività vi porti un po' giù a livello vibratorio. Va bene, andiamo a vedere una carta da parte delle fatine, vediamo che cos'altro vi dicono. Divinazione, wow! Allora, questa carta vi dice che avete la piena capacità in questo periodo di vedere le cose con chiarezza. Dice con una limpida chiarezza cristallina. Quindi è un po' una carta che vi dice di rimanere, diciamo, osservatori. E anche l'otto di coppe, che è la carta del ricercatore, fa riferimento anche appunto al cercare qualche cosa che in questo momento vi manca nella vita. Normalmente un otto di coppe parla di un vuoto affettivo, quindi è come se aveste bisogno di qualche cosa in più a livello lavorativo per farvi sentire appagati e con la carta dell'appeso andrete proprio a capire qual è la vostra strada fondamentalmente. Perché è vero, probabilmente qualche cosa avete perso, ma non è del tutto perso. C'è un set di coppe, quindi eventualmente altre possibilità ci sono. Sono da valutare, perché comunque avendo anche il diavolo potrebbero non essere proprio possibilità, ma illusioni, però comunque c'è questa possibilità di andare oltre, ok? Cari amici del Toro, questo è quello che avevo per voi, spero che la lettura vi sia stata utile. Se sì, potete mettere like, potete iscrivervi, condividere, commentare, lasciare una donazione, abbonarvi. Ogni tipo di supporto per me è importante e di fatto ringrazio tutte le persone che sostengono il canale. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un grosso abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao! E proseguiamo con la Vergine. Come dico sempre ragazzi, le letture sono collettive, sono fatte per un gruppo, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi semplicemente prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se non dovesse risuonare proprio nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. Sotto poi nella descrizione del video trovate il link ad un video che spiega come unire il significato di più oroscopi. Trovate altri link a video che potrebbero esservi utili e trovate anche la mia email nel caso vogliate contattarmi. Ragazzi, partiamo con un 2 di spade, un re di bastoni, la regina di bastoni e un 10 di bastoni. Oh wow! 2 di spade, ho detto 5 forse. 2 di spade. Ragazzi, c'è un bivio qui che dovrete affrontare all'inizio di maggio. Può essere una scelta inerente magari a che tipo di direzione dare al lavoro, se per esempio siete autonomi, o semplicemente potrebbe essere che siate davanti appunto ad una scelta da effettuare. Avere re e regina di bastoni al contrario, allora innanzitutto, come dico sempre, quando ci sono due figure dello stesso seme si può parlare di una coppia per destino. Ehm, quindi potrebbe esserci o un collega, molto più probabilmente un capo, o se per esempio è un'azienda familiare potrebbe essere il o la partner. Ehm, c'è comunque qualche cosa legato a queste due figure e mi viene da dire una sorta di mancanza di potere personale da parte di entrambe le figure. È come se nel periodo di maggio ci fosse un certo tipo di difficoltà a gestire le energie, a gestire le risorse.
Le risorse possono essere sia le risorse monetarie che le risorse umane, quindi appunto il personale. Andiamo a vedere carta per carta, andiamo a vedere questo 2 di spade, 2 di coppe, 5 di spade e 3 di spade. Allora io credo che qui il bivio sia se iniziare una collaborazione oppure no. Probabilmente qualcuno con questo 5 di spade non vede chiaro su questa collaborazione e con questo 3 di spade ci potrebbe essere una sofferenza ancora aperta, o il fatto che ci sia il dubbio è proprio perché in passato avete già avuto esperienze che vi hanno dato un certo tipo di insegnamento. Andiamo a vedere il re di bastoni. 7 di spade e 4 di coppe. Allora ragazzi, se questo re di bastoni rappresenta un capo o comunque una persona a cui voi fate riferimento, sento che questa persona non è completamente onesta con voi stessi, con voi. Il 4 di coppe è anche una carta che mi dice che o voi non siete visti o non riuscite a vedere le proiezioni, le illusioni, le mezze verità o le bugie addirittura di questo 7 di spade. Andiamo a vedere la regina di bastoni. 9 di pentacoli e 8 di pentacoli, wow. Voglio un'altra carta per l'8 di pentacoli, perché qui ho come la sensazione che le risorse appunto ci siano, soprattutto monetarie. C'è anche una... può essere che vi arriveranno veramente tanti ordini, tanta possibilità di lavorare, perché comunque l'8 di pentacoli c'è della carta del lavoro. Guardate, c'è anche la carta del giudizio che mi è saltata, però è come un fare un po' fatica a gestire tutte queste cose con la regina di bastoni al contrario. Però le potenzialità ci sono. 9 di pentacoli è una carta di forte abbondanza economica, è una carta di riconoscimenti, è una carta di aumenti di ruolo, è una carta di premi e di soldi inaspettati, è anche una carta di forte amor proprio. Ragazzi, qui se siete senza lavoro e qui magari avete fatto un colloquio, sento che alla fine di maggio è facile che riceviate una chiamata. Vi dico, lavoro ce n'è, ne vedo. Il 9 di pentacoli è anche una carta che indica l'apertura di una partita IVA, ipotesi, è una carta di un lavoratore autonomo e la vedo bene, ragazzi, la vedo proprio bene. Andiamo a vedere il 10 di bastoni al contrario. Il 10 di bastoni al contrario è spiegato da un 10 di spade e da un fante di pentacoli. Allora, ho come la sensazione che non siate del tutto pronti per lasciare qualche cosa indietro, perché soprattutto se avete iniziato o inizierete questa attività a maggio, ho come la sensazione che qui dovete, con questo fante di pentacoli al contrario, studiare qualche dettaglio in più. È come se il lavoro in sé c'è, manca quel dettaglio, quel particolare che fa sì che voi possiate offrire un valore aggiunto rispetto alla vostra concorrenza. È come se ci fosse da aggiungere qualcosa. Allora, se siete in cerca di lavoro, ragazzi, arriverà una chiamata, potrebbe anche esserci già un incontro, magari un primo incontro all'inizio del mese, però io credo che verso fine mese ci potrebbero essere molte soddisfazioni, ok? Anche se poi, diciamo, verso metà mese non avrete tanto questa sensazione, eh, vi dico, portate pazienza un attimino perché si tratta di superare il 15 di maggio e poi le cose cambieranno. Bene, andiamo a vedere una carta da parte delle fatine.
Vediamo che cosa vi vogliono dire per concludere la lettura. Bellissima carta perché vi dice che insieme, in un gruppo, diciamo le cose si fanno meglio, si fanno più in allegria, si fanno, non dico più velocemente, però più in armonia mi viene da dire, ok? È come se vi dicesse, allora questa carta in realtà parla dei guerrieri di luce, nel senso che vi dice che più mani lavorano meglio insieme. Però è anche vero che ognuno, se ognuno di noi porta la giusta luce, è come lavorare tutti insieme. Vi dico questo perché voi avete la carta dell'indipendenza, quindi sento che per molte persone sarà il momento di aprire un'attività autonoma. Fatemi sapere nei commenti come vi risuona. Io intanto spero che la lettura vi sia stata utile. Se sì, potete mettere un like, potete iscrivervi, condividere, commentare. Ogni tipo di supporto per me è importante e di fatto voglio ringraziare tutte le persone che sostengono il canale. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao! E anche per gli amici del Capricorno andiamo a vedere le tendenze energetiche disponibili per il mese di maggio. Ragazzi, come dico sempre, le letture sono collettive, sono fatte per un gruppo, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi semplicemente prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se non dovesse risuonare nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. Sotto poi nella descrizione del video trovate il link ad un video che è una guida che vi spiega proprio come unire il significato di più oroscopi. Trovate altri link a video utili e trovate anche la mia mail nel caso vogliate contattarmi. Wow ragazzi, ragazzo. 4 di denari, regina di coppe, 2 di coppe, imperatrice e 9 di denari. Allora, il 4 di denari, inizio lettura, mi dice che qualcuno sta oculatamente gestendo le proprie finanze. Il 4 di denari è vero che è una carta di attaccamento, ma è anche una carta che vi dice di proteggere quello che avete. Sento che qualcuno inizierà a pensare a dei fondi di investimento, dei fondi pensione, inizierete a, diciamo, mettere al sicuro quelle che potrebbero essere le vostre, i vostri possedimenti, ecco. Abbiamo poi la regina di coppe, che potrebbe essere una persona o semplicemente potreste essere voi e questa, diciamo, capacità di accogliere tutto quello che sono le novità. E vi dico questo perché, guardate, le carte che ci sono a fine lettura sono fantastiche. 2 di coppe, quindi accordi, incontri. Può anche essere un accordo proprio scritto, anche se normalmente con il 2 di coppe è più un accordo di tipo verbale. E poi terminiamo la lettura con, cioè, 2 carte migliori non vi potevano capitare. Imperatrice e 9 di denari. Abbondanza, prosperità, soldi che arrivano, eredità. Veramente avete tutto quello che... Abbondanza non è solo un'abbondanza economica, anche se appunto avete il 9 di pentacoli, ma è anche un'abbondanza di possibilità, un'abbondanza magari di clienti, ipotesi. Andiamo a vedere carta per carta, andiamo a vedere come state cercando di gestire. Guardate, regina di coppe un'altra volta. 10 di denari e la torre al contrario. Sì, ragazzi, all'inizio del mese sarete impegnati a gestire al meglio le risorse dell'azienda, piuttosto che se è un'azienda familiare, del gruppo familiare, perché ho come la sensazione che con questa torre ci sia una sorta di, tra virgolette, minaccia che vi preoccupi. In realtà non è concreta, però è un po' come se iniziasse a dire, ok, se dovesse succedere questo, allora posso fare così, se dovesse succedere quell'altro, allora posso fare così. È come se vi
preparaste il piano A, il piano B e il piano C. Ecco, andiamo a vedere la regina di coppe. 2 di pentacoli al contrario, amanti e 8 di bastoni. Allora, l'8 di bastoni è una comunicazione. Ho come la sensazione, allora, se fosse una azienda di famiglia, cioè voi, il vostro partner o la vostra partner, ipotesi, ho come la sensazione che a metà maggio sarete portati ad essere molto comprensivi e compassionevoli, perché in effetti non c'è, avete due carte che indicano una sorta di disequilibrio. E l'otto di bastoni è una carta che parla di comunicazione, è una carta che parla di novità che potrebbero arrivare. È come se all'inizio del mese foste un po' obbligati a gestire le finanze magari in modo diverso per riuscire a trovare un equilibrio, una sorta di equilibrio, una sorta di stabilità economica, per avere una vostra tranquillità interiore, mi verrebbe da dire. Andiamo a vedere questo 2 di coppe. Papa. E un altro 9 di infatti. Allora, ragazzi, se è un'azienda di famiglia, come vi dicevo, questo movimento che farete inizio mese vi aiuterà ad arrivare, avete due volte il 9 di pentacoli, all'abbondanza economica, ai riconoscimenti, a eventualmente appunto accordi. Tenete presente che il Papa è una carta di contratti ufficiali, quindi è vero che magari in un primo tempo potrebbe esserci un contratto verbale, ma si potrebbe anche trasformare in un contratto poi fisico, reale. E ragazzi, andate verso l'espansione, la prosperità, l'abbondanza, i soldi arrivano. E il 9 di pentacoli fa anche riferimento a chi magari deciderà di mettersi in proprio. È una carta di lavoratore autonomo fondamentalmente. Datemi un'altra carta per questo 2 di pentacoli. Era già uscita. 7 di coppe e 7 di pentacoli. Sì, ragazzi, ho come la sensazione che questo tipo di movimento che farete, a livello finanziario intendo, che vi possa aiutare a rendervi conto di quello che veramente può essere una soluzione che vi porta all'equilibrio o quello che in realtà potrebbero essere delle illusioni, ok? Qui il consiglio delle carte è di aspettare, di diventare osservatori, di aspettare come si muovono le energie, ma io direi che si muovono molto bene. Andiamo a vedere l'imperatrice. Asso di bastoni, quindi anche qui nuovi inizi, una nuova passione potrebbe essere. E regina di bastoni al contrario. Sì, ragazzi, io sento che entro la fine di maggio molti di voi sceglieranno se restare nell'azienda dove sono o se diventare autonomi, se restare nell'azienda familiare o staccarsi. Mm, e molte persone sento che potrebbero staccarsi qui, avendo due volte il 9 di pentacoli e la carta dell'imperatrice. Se quello non fosse il vostro caso, sento che facendo questi, diciamo, spostamenti, arriverete poi comunque all'abbondanza, alla prosperità, ragazzi. Mm? Nel caso siate senza lavoro, a fine maggio potrebbe arrivare proprio un contratto di quelli duraturi anche. C'è qualche cosa che ha a che fare con la comunicazione, quindi normalmente l'otto di bastoni è una carta che parla di comunicazioni che arrivano, ma quello che mi sento di dirvi è di controllare spesso tutte le vostre caselle postali, i social. Andiamo a vedere ancora una carta da parte delle fatine, vediamo come concludiamo la lettura.
Wow, bambino interiore, bellissima carta. Questa carta vi invita a ritrovare un po' l'entusiasmo per la vita, che è quello che vedo un pochettino qui anche con la carta degli amanti al contrario, nel senso che avete bisogno di ritrovare quel lato ludico, il lato divertente della vita e del lavoro in questo caso. E poi, wow, abbiamo la carta di trasformazione. Questa carta vi dice di abbracciare la trasformazione verso la quale state andando, perché fondamentalmente siete solo agli inizi. Ok? Amici del Capricorno, è una bella lettura. Io spero che comunque vi sia stata utile. Fatemelo sapere con un like, con un commento, con una condivisione. Ogni tipo di supporto per me è importante e di fatto ringrazio tutte le persone che sostengono il canale. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!